Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo e abbiamo la carta del mondo, amici dei pesci, si va verso il compimento. Quando c'è la carta del mondo può parlare anche di un viaggio, quindi magari per qualcuno si tratta di affrontare un viaggio per piacere o magari di lavoro o anche un trasloco. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come dico sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il messaggio di questi tre oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi, trovate il link alle previsioni semestrali e trovate la mia mail che comunque vedete anche qui nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo da un asso di spade al contrario, un 10 di denari, l'imperatrice, un 7 di coppe al contrario, abbiamo la carta del sole, la stella e il re di coppe. Ragazzi, l'asso di spade al contrario mi dà la sensazione che ehm, o ci sia qualche cosa di nascosto, ci sia stato, o stiate cercando, abbiate cercato di nascondere qualche cosa. Parla anche di una sorta di confusione mentale. Quando l'asso di spade è al contrario è perché comunque non c'è un ordine nei pensieri o perlomeno è un po' l'influenza da cui arrivate, da cui... Sì, sento come una poca chiarezza mentale. Poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Allora, il 10 di pentacoli è una carta di compimento, è una carta di risultati, è una carta di denaro anche e di un gruppo. Quindi parla o di un gruppo magari di lavoro del quale fate parte, oppure più nello specifico è una carta di tipo familiare. Però ecco, può essere, se per esempio per voi vibrasse di più come una questione di lavoro che non familiare, potrebbe essere un ambiente lavorativo dove si è creato un clima familiare. L'imperatrice è una carta di espansione, è una carta di gestazione di idee proprio. Sì, è come se aveste voglia di diventare più padroni della materia, una cosa di questo genere. E per diventare padroni della materia intendo come creatori di qualche cosa di fisico. Mm. Dopo lo andiamo a vedere meglio. Il 7 di coppe al contrario, è una carta che mi dà la sensazione che non abbiate chiare, ma infatti sì, perché si parte con l'asso di spade al contrario, le possibilità o le prospettive che vi si potrebbero aprire, probabilmente per quello che questa imperatrice fa un po' capolino. Guardate, in realtà poi c'è il sole, la stella è il re di coppe, quindi devo dire che c'è quello che è l'espansione, c'è quello che è una crescita, una genuina propensione verso la vita, mi viene da dire. È come se ricevesse una sorta di spinta in avanti e vi dirò che qui potrebbe esserci lo zampino del destino perché comunque abbiamo la stella. mm? La stella è una carta che parla di guarigione, ma parla anche di obiettivi. È un po' come se quest'imperatrice per certi versi vi desse la possibilità di pianificare ehm, quello che è il vostro obiettivo. E poi abbiamo anche il re di coppe. Il re di coppe può essere una persona vicino a voi, ehm,
potrebbe essere un terapeuta, e per terapeuti intendo tutte quelle persone che cioè con il re di coppe sono quei terapeuti che non si limitano a curare il corpo come i dottori, sono terapeuti di tipo olistico che curano sia la mente sia il corpo sia il cuore. Diciamo che più il cuore, se vogliamo, con il re di coppe. Guardate, ho anche un'altra chiave di lettura, poi mi direte voi come vi risuona di più. E la seconda chiave di lettura è che qui c'è qualcuno che avrebbe voglia di fare un passo per quello che riguarda l'ambito familiare, e si tratta di bambini, fondamentalmente è come se si volesse allargare la famiglia. Andiamo a vedere l'asso di spade al contrario. Abbiamo un 7 di spade, scusate, un 6 di spade e un 7 di spade. Sì, è una questione mentale. Quando c'è un 7 di spade si parla di cose non dette o atteggiamenti poco chiari, e quando c'è un 6 di spade è perché c'è la necessità di allontanarsi da certi pensieri, da certe idee. Mi viene da dire che avete bisogno di allontanarvi da certe falsità che in questo momento potrebbero essere persone vicino a voi o semplicemente proiezioni dettate dall'ego. Cioè il fatto che una persona vi dica pensa come sarebbe bello vivere in montagna non vuol necessariamente dire che voi due andrete a vivere in montagna. Poi sì, con la mente si tende a fare voli pindalici. Pensa come sarebbe bello è una frase in terza persona, cioè non sottintende che si debba vivere insieme. Ecco, quella è una proiezione. Andiamo a vedere 10 di denari. Mm. Abbiamo un 5 di pentacoli al contrario e una regina di coppe. Di nuovo sento molto forte la linea dei bambini, ragazzi, se ci fate caso, anche questa figura, questa regina di coppe è rappresentata incinta, e qui vi ricordo che avete il re di coppe. Io dico sempre che quando ci sono due figure dello stesso seme, perché sono coppie per destino, e in un certo senso qui il destino ce lo vediamo con la carta della stella. Andiamo a vedere l'imperatrice. Guardate, se non fosse quello il vostro caso dei bambini, il fatto che ci sia la regina di coppe può far riferimento a qualche questione di, vi dico questo perché c'è anche un 6 di spade e il 5 di denari al contrario, di una questione di, mi viene a dire proprio dipendenza dalla propria madre, ragazzi, o è la vostra figura materna o tutrice che magari è dipendente da voi, nel senso che magari non è più in buona salute, e potrebbe essere che c'è qualche sorta di dovere familiare anche, mi dicono. Andiamo a vedere il 7 di... Ok, abbiamo il carro e l'imperatore al contrario. Il carro di nuovo è una carta di viaggio anche come il mondo ed è una carta di grandi distanze. Come se... È come se non vedeste possibilità concrete in questa situazione o in questa relazione. Ah, scusate, non ho spiegato la regina l'imperatrice. Ehm, allora, l'imperatrice è spiegata dal fante di bastoni e di nuovo da un re di coppe. Sì, guarda, cioè ho proprio la sensazione che sia una questione di un figlio, di un qualche cosa che deve crescere all'interno della coppia, all'interno della relazione o all'interno della famiglia, perché se si trattasse di una questione lavorativa può essere un progetto che ha bisogno di espandersi all'interno di un'azienda. Ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà. Il punto è che qui non si vedono strade concrete. Sapete cosa? Quando c'è il fante di bastoni, supponiamo che il fante di bastoni sia il progetto o il figlio, no? Il fante di bastoni è sempre un'energia molto entusiasta, dinamica, focosa, passionale, istintiva.
ok? E ho come la sensazione che qui ci sia troppa verve per riuscire a concretizzare il progetto, per riuscire, cioè troppo entusiasmo e non ci si calma un attimo a diventare osservatori, non si vedono in effetti le possibilità. Andiamo a vedere il sole. Diavolo. E il cavaliere di pentacoli al contrario, ragazzi. Ho come l'idea che qui vi vogliano dire di non essere troppo ingenui. Perché comunque il diavolo è una carta che parla di potere mentale e qui si parte da una situazione confusa, da una situazione di carenza, sia economica che caratteriale anche. Andiamo a vedere la stella. Il matto e 10 di spade al contrario. Sì, allora, guardate, ho come la sensazione che qui vi dicano di fare attenzione all'impulso, all'impulsività in tutta questa situazione nella quale siete coinvolti. Perché qui il punto è che non vedete chiaro, non avete bene idea di come potreste concretizzare questo spostamento, questo viaggio, questo cambio, questo compimento. Però ad un certo punto le carte è come se vi dicessero cercate anche di avere fiducia nella vita, fiducia nelle vostre capacità, fiducia in voi stessi. C'è un ciclo che è da chiudere, questo sicuramente. Andiamo a vedere poi il re di coppe. Però è anche vero che come qui c'è un 10, qui c'è uno 0, un nuovo inizio, perché è la carta del matto, che parla appunto di genuinità, ingenuità anche alle volte, impulsività. Quindi è un po' quello forse che dovete regolarizzare. Perché comunque poi si va verso qualche cosa di bello. Andiamo a vedere il re di coppe. 6 di coppe, qui può essere un padre o qualcuno, ragazzi, che vi viene in aiuto, qualcuno che conoscete da tempo. E 8 di pentacoli, può essere un collega di lavoro, un datore di lavoro, semplicemente magari un gancio che vi danno al lavoro, però è qualcosa che riguarda sia il passato per qualcuno, sia dei legami stretti di amicizia. Sì, è un movimento, è un cambio dal punto di vista della quotidianità qui. Per qualcuno ho come la sensazione che si possa decidere di intraprendere un percorso di crescita personale in modo continuativo, costante, con diligenza. Sì, e però è come se vi dicessero di non essere troppo ingenui inerente a un progetto, inerenti se fosse il figlio, nel senso che c'è qualcosa legato ai figli, ragazzi, qua. Va bene, andiamo a vedere cosa si vede e cosa non si vede di Osho. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le donazioni. Quindi grazie davvero a tutti quanti perché ogni tipo di supporto è importante. Lasciarsi andare è un'apertura. È come se vi consigliassero di aprire una fessura alla speranza. Ok, l'apertura è la carta della giustizia in realtà, ragazzi, parla di tagliare qualche cosa che non serve più, è un'apertura di coscienza, un'apertura di comprensione, è il mettere in ordine i pensieri, ok? La giustizia negli arcani tradizionali viene rappresentata con una spada, qui abbiamo l'asso di spade. E poi abbiamo anche questa carta che è il lasciarsi andare, tecnicamente è un 8 di coppe, quindi è una carta che parla di andare a ricercare quel vuoto che avete dentro, cercare di capire da dove arriva quel vuoto che avete dentro, quella carenza. mm?
però è anche una carta che parla di lasciarsi fluire. Ok, ancora un oracolo per chiudere la lettura, vediamo cosa vi vogliono consigliare ancora. Questa è una delle mie carte preferite, si chiama Perché, carta numero 31. Questa carta vi vuole far porre l'obiettivo su qual è il reale motivo di una scelta, un comportamento, di quello che è. È importante sapere qual è la reale motivazione, quindi è importante chiedersi il perché delle nostre scelte, delle nostre decisioni, insomma. È per me o è per compiacere qualcun altro o è per non deludere le aspettative di qualcun altro? Poi abbiamo al mare, ecco, carta numero 7. Guardate, ve le metto in successione, non so ancora qual è la terza, ma ho come l'impressione che vi vogliano dare un messaggio, leggendole poi in fila. È una carta che parla di profondità ed è una carta che parla anche di calma. In realtà nel profondo non è sempre come appare in superficie, no? Qui si vede un mare calmo, ma noi sappiamo che nel profondo, nelle profondità ci sono anche un sacco di correnti. Quindi ho un po' questa sensazione del ok, c'è una calma che in realtà non è poi così, è una calma apparente. Felice, felice. Ok. Carta numero 26, qui è la carta che diciamo vi richiama a quest'ultima parte della lettura. E qui esattamente, leggendole in fila, è un po' come se venisse una sorta di frase. Perché al mare felice felice? Quindi per qualcuno può voler dire perché sono felice al mare, perché sto bene al mare, perché ho bisogno di questo contatto con l'acqua. Tenete presente sempre che l'acqua è collegata con tutto quello che è la sfera emotiva e con il secondo chakra. Quindi tutto quello che è la femminilità, la dualità anche in un certo senso, però più che tutto la dualità lo dico perché la collego alla sacerdotessa. Ehm, Però ecco, tutto quello che è femminilità, la sfera femminile, è collegata con il secondo chakra e anche con l'elemento acqua. E qui un'altra chiave di lettura potrebbe essere perché c'è questa calma apparente? Perché non vi permettete di vivere le correnti che ci sono sotto, in profondità, che non devono essere sempre per forza correnti negative perché sono in profondità, semplicemente sono quelle che non si vedono, ok? Bene, amici dei pesci, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!